Facciamo le uova in purgatorio, che sono una ricetta incredibile, dalla tradizione antica napoletana, un piatto povero. Le uova con l'oro bianco rappresentavano il mantello delle anime che andavano verso l'inferno col pomodoro. Vabbè, adesso vediamo bene la ricetta, non vi faccio tutta la storia. Ho fatto anche il pane, perché per mangiarle ci vuole un bel pagnottone, quindi adesso facciamo le uova. Partiamo subito con una bella padella, la più grande che avete, sul fuoco, uno spicchio di aglio, se volete, se non volete non lo mettete, però la ricetta prevede l'aglio, però tanti ci mettono anche la cipolla, qualcuno ci mette anche le carote o dei peperoni tagliati sottili, poi ci mettiamo un bel giro di olio extravergine d'oliva, poi il peperoncino, anche questo è facoltativo, però qua insomma c'è in ballo il purgatorio, l'inferno, il diavolo, io il peperoncino ce lo metto, abbondante pure, e poi ci metto mezzo litro di passata di pomodoro crudo, va bene anche il pomodoro a polpa, a pezzettini, e poi un goccino di acqua per allungare un po', perché questo sugo deve cuocere circa una mezz'oretta, quindi si deve stringere un attimino, quindi un pochino di acqua per diluirlo, un po' di sale e una bella pepata, sempre per restare in tema con il purgatorio. Ci metto anche delle spezie che stanno bene con il pomodoro, quindi ci metto dell'origano, va bene anche il timo, va bene anche la maggiorana, una bella mischiottina, e dobbiamo far cuocere circa mezz'oretta. Nel frattempo inforno anche il pane, ovviamente siamo a luglio adesso, fare il pane in casa è un disastro, però vedete voi, se volete lo fate, se non volete non lo fate, lo comprate già fatto. Ci vorrebbe il pane caffone napoletano. Questo è il pane ignorante del mio canale, è una ricetta facilissima per fare delle belle pagnotte. Vi metto qui sopra e anche a fine video il collegamento per andare a vedere la ricetta se lo volete fare a casa. Come bolle il pomodoro, abbasso un po' la fiamma e lo faccio andare. Intanto cerco di distruggere le uova. Queste sono le uova delle mie galline freschissime, vedete che non hanno il timbro. Queste sono uova proibite per legge, chissà perché devono proibire l'uovo di una gallina, una cosa pazzesca. Eccole qui le galline, bellissime. Mi preparo anche del formaggio grattugiato, va bene il parmigiano, va bene il grana, va bene la mozzarella, va bene quello che vi piace. È facoltativo comunque. Nel frattempo il pomodoro si è ristretto un po', si è asciugata l'acqua, e lo spicchietto d'aglio ora scegliete, o lo tirate via oppure una bomba, oppure lo schiacciate dentro nel sugo e lo disfate. Io di solito l'aglio lo tiro via, ma in questo caso col pomodoro ci sta benissimo. E adesso una alla volta ci metto dentro le mie uova, e io vi consiglio di fare 2 uova a testa, perché guardate che ve lo mangiano, a me i miei figli in 5 minuti mi hanno fatto fuori sia il pane che le uova. Ora un bel coperchio e copriamo. Per la cottura delle uova io faccio 3-4 minuti, scegliete voi il tempo che volete, se le volete più cotte le lasciate coperte un po' di più, se le volete un po' barzotte, un po' morbide le lasciate un po' di meno. Comunque dopo circa 3 minuti tolgo un attimo il coperchio, ci metto il basilico va spezzato con le mani e messo più tardi possibile, in maniera che rilasci il suo sapore fresco, profumato. Basilico qui dentro è commovente, è buonissimo, e ne metto anche abbondante, come se non ci fosse un domani. Dopo che ho messo il basilico ci metto il formaggio, o la mozzarella o la fontina, mettete sul formaggio che volete, una bella formaggiata, mettetene quanto ne volete, e nel frattempo le uova cuociono. Rimetto il coperchio un minuto e guardate come le spengo. Adesso io spengo il fuoco, vedete che sono ancora morbide, ecco, però spegnendo e lasciandole coperte 5 minuti finiscono di cuocere e restano secondo me perfette, ma scegliete voi come volete. Nel frattempo è venuto pronto anche la mia pagnottella di pane integrale, e qui ragazzi stasera sarà una bella lotta. Vi aspetto qui sotto in descrizione, dove trovate tutta la ricetta scritta per bene e un mucchio di cose interessanti tutte per voi. Ciao a tutti da Gabriele.